Il mio lavoro è estremamente interessante, divertente e uno degli aspetti che mi piace di più è come le diverse aree di progettazione si intersechino tra di loro creando una sinergia. In particolare, per esempio, se disegno un interno, sono estremamente attenta al bilanciamento dei pesi e di ogni oggetto nello spazio, in modo tale che resti nella memoria di chi guarda questo spazio. E parallelamente, se disegno un oggetto, faccio in modo che si traduca in un segno quando disegno lo spazio, per cui tutte queste aree in qualche modo entrano in relazione tra di loro. I surrealisti e la metafisica, De Chirico, Carrà, sono sicuramente molto presenti in tutto il mio lavoro. Li ho guardati tantissimo e credo di aver interiorizzato molto. Amo molto della metafisica questa ricerca di visione al di là della realtà. Quello che è estremamente reale per me è un po' noioso ed è troppo legato al quotidiano, quindi quasi angosciante. E per questo nei miei progetti cerco sempre di creare degli ambienti che vanno in una dimensione che vada un po' oltre lo spazio e il tempo, una dimensione un po' sospesa. Sicuramente nel mio lavoro ci sono dei temi ricorrenti come la geometria e l'attenzione alla materia, ma parallelamente quando disegno un progetto sono estremamente attenta all'azienda per cui lo sto disegnando, perché secondo me è fondamentale identificare l'identità del brand per cui stai realizzando un progetto e far sì che porti un po' entrambi i segni, da una parte la tua cifra stilistica, ma parallelamente è fondamentale che anche l'identità dell'azienda sia perfettamente riconoscibile. Per cui secondo me un progetto funziona quando entrambe le cifre sono perfettamente riconoscibili. Direi che ci sono 2 momenti, non è un solo momento. Da una parte c'è la visione, il prodotto si materializza davanti ai tuoi occhi e pensi: "Devo lavorare a questo progetto". Poi c'è tutta la parte molto più lunga e più complessa per far sì che questa visione si, trasformi in prodotto e questo per me è un processo molto lungo, anche perché io lavoro in maniera un po' maniacale sui progetti, quasi sartoriale, ho tutta un'attenzione alle proporzioni, a dei numeri, e per cui ci sono tutta una serie di passaggi piuttosto lunghi, prima di arrivare a un progetto che secondo me è pronto, da presentare a un'azienda. Se non fossi stata architetto, sarei stata artista, contadina e forse anche cantante, perché almeno 3 cose, se no poi mi annoio. Un prodotto è da premiare quando resiste al tempo e quindi quando ha il potenziale per poter diventare un'icona. Io non credo tanto nei progetti usa e getta, sia da un punto di vista etico, ma anche da un punto di vista estetico. Non mi piacciono i gadget e credo che sia fondamentale che un progetto abbia la possibilità di vivere nel tempo, di durare nel tempo. Se poi ha una forza espressiva che gli permette di diventare icona e di entrare quindi anche nell'immaginario collettivo, è ancora meglio. La Sicilia è una terra bellissima, piena di stratificazioni culturali e sicuramente influenza tantissimo il mio lavoro. Sono rimasta in Sicilia tutto il liceo e poi mi sono iscritta all'università a Milano, per cui ho tutta una parte della mia vita che è legata ai ricordi di quel luogo, dal mondo classico dei greci alle geometrie degli arabi, passando per le chiese barocche siciliane con questi meravigliosi intarsi di marmo. Sicuramente tutte queste immagini fanno parte del mio immaginario e vengono poi tradotte in tutti i progetti che faccio, reinterpretati, rivisti con uno sguardo, contemporaneo. Un oggetto a cui tengo particolarmente sono i miei occhiali da sole. Faccio molta fatica a staccarmi da loro e vivrei sempre con gli occhiali da sole, anche al buio, anche adesso.